Ecco qua il kayak. Dopo la birra, ora dobbiamo rientrare nel kayak senza capottarci, slegarlo e andare in quella direzione. Ce la faremo? Lo scoprirete nel video. Abbiamo saltato facilmente dalle gabbiane e di là però devo andare, Giulia, tutto a sinistra, a Corte Sant'Andrea. Ecco, questo è il famoso cavolino del Po. Non è inquinamento in senso stretto, è la sabbia del fondo che viene emulsionata dalla corrente del fiume e cui viene a galla facendo questa schiuma. Uno può pensare che sia magari una schiuma chimica, in realtà no, è una schiuma naturale del Po. Un po' ha altri problemi, diciamo, ma non il cavolino. Dall'altra parte. Vabbè, loro hanno il motore, noi abbiamo le braccia, non è che si può pretendere, Onde! Onde, adesso si balla! Yeah! Voi non lo sentite, però c'è un simpaticissimo... Oh! Un simpaticissimo odore di nafta, che bello! Questo dovrebbe essere la foce della Chiavica Reale, qualcosa del genere, che è un canale. Vedete? Quella è la Chiavica Reale. Mentre lì c'è la foce del Lambro, il povero Lambro che dopo che è passato per Milano e ha preso l'acqua dei 3 depuratori di Milano non è più lo stesso, ha delle crisi di identità. Eccola, la foce del Lambro nel Po. Negli anni 70, cos'è che era? Un terzo dell'inquinamento di tutto il Po veniva da qua. Poi fortunatamente sono entrati in funzione dei depuratori a Monza e poi a Milano, perché altrimenti, non che adesso sia acqua di fonte, però la situazione è stata peggiore, immaginatevi cosa doveva essere. E niente, Corte Sant'Andrea, adesso cerchiamo un punto dove tirare fuori il kayak e montare la tenda. Ok, dove quello davanti a voi dove c'è il cartello, quello metà rosso e metà bianco, è il Transitum Padi. Quindi adesso guardiamo se riusciamo a tirare fuori il kayak e salire, oppure la comodissima spiaggia un po' più avanti che però permette di fare tutto in tranquillità. Quindi adesso vedremo, vi faremo sapere. Noi ce la facciamo in kayak sulla sabbia lì. Ah, tu volevi andare qua? Vabbè, vediamo. Allora, abbiamo scaricato il kayak e adesso lo portiamo su lì. Guardate, qui c'è uno scarico, un torrente che arriva, non facciamoci caso. Ed eccoci nella ridente Corte Sant'Andrea, più sgarrupata che mai, sulla via, al guado della via Francigena. Noi siamo campati proprio lì. E adesso vado alla chiesa di Sant'Andrea, dove c'è la fontanella, c'è anche l'ospitale, però è chiuso. Avremmo potuto telefonare per farcelo aprire, però abbiamo la tenda, ci arrangiamo con la tenda, dai. Però c'è una fontanella fuori dall'ospitale, quella funziona sempre, sicché ne approfittiamo. 500esca chiesa di Sant'Andrea con annesso ospitale per pellegrini sulla via Francigena. Tutto chiuso, mi ha detto Giulia, però noi puntiamo alla fontanella che è là in fondo. Ok, cominciamo a allestire l'accampamento. La nostra tenda Quechua 100 da 3 posti, ovviamente la tenda da 3 posti basta per 2 persone, non fatevi ingannare. Il nostro mini apside è tenuto col picchetto, non ho usato i picchetti laterali perché non è previsto particolare vento o maltempo. Noi adesso dobbiamo mettere dentro i materassini, è molto semplice da montare, comunque c'è la struttura interna e poi la sovracoperta con la solita paleria che si monta. È semplice perché basta far corrispondere i colori, no? Anello azzurro e gancetto azzurro, palleria scura con taschina scura, molto, molto semplice e molto facile. Ci siamo appropriati del Transitum Padi, tanto quest'ora. Allora, qui il kayak sulla panchina, qui abbiamo la nostra
bombolo di gas, qui il fornelletto, il set di stoviglie che poi vedremo per l'opera. Stasera risotto alla pescatora, visto che siamo sul fiume, e sgombri piccanti. Non manca ovviamente. No, stavolta è il cannonau di Sardegna, pensavo che avremmo preso su Chianti. Stai preso il cannonau, bello forte. E questa è la tenda montata. Allora, vedete, sono due posti, sono tutti materassini e sopra i sacchi a pelo. E di qua sono tutte le nostre borse, perché se le lasciamo fuori non è tanto per la sicurezza, pure che ce le rubino, quanto per l'umidità, perché poi domani mattina troviamo tutte bagnate, per cui ce le teniamo dentro. Poi, per cui sotto abbiamo il materassino. L'unica cosa, ho dovuto gonfiarli a fiato, perché con la pompa della Decathlon si possono gonfiare, con la pompa dello Story no, perché è la pompa con l'attacco per l'alta pressione, per cui ho dovuto fare a fiato. Poi abbiamo i nostri materassi, i nostri sacchi a pelo, sono quelli da 15 gradi come temperatura limite, e c'è la zanzariera, là ci sono delle tasche in cui metteremo i cellulari, la luce frontale se stanotte, gli occhiali, eccetera eccetera. Per cui poi dopo noi cucineremo su quel tavolino e mangeremo su quel tavolino lì. Poi ci sono le panchine, ci sederemo lì a sorbirci il nostro cannonau nella tazza di plastica della Decathlon. 14 gradi e mezzo. Vabbè, nella tazza di plastica. Ci vediamo per cena allora. Benvenuti alla nostra rubrica Cucinare male. D'altra parte con la pellicanetta scura solo così si può cucinare. Tutto l'occorrente. Gamella della Decathlon. Poi risotto alla pescatora, vabbè, sorvoliamo. Sgombri piccanti, così ci consoliamo. Poi abbiamo cannonau da 14 gradi e mezzo. Quello mi sa che è buono. L'acqua per cucinare. Coltellino svizzero, me le usi, così lo tiro in capo al pellegrinetto. Più che altro serve come cavatappi. Okay. Fornelletto con la sua cartuccia di gas. Iniziamo. E ora iniziamo. Fai tu? No, fai tu. Ti pareva. Ora è il momento temuto da tutti. Chi assaggia per primo? Ti pareva. No. Allora, questo è la risotteria Knorr, riso alla pescatora. Abbiamo dovuto farlo cuocere un po' di più rispetto a quello che diceva la busta, forse perché il nostro fornelletto non era settato al massimo. Vediamo un po', senza aggiungere nulla, com'è. Perché è un non sapore. Poi ci proviamo mettendoci l'olio dello piccante degli sgombri, a vedere se cambia qualcosa. Non lo so, vediamo. Tu invece assaggia, dimmi com'è. Ciao. Mi sente un retrogusto di crostaceo, tipo gambero, vongola, crostaceo o un frutto di mare. Ok, scendiamo giù. Questo è il pontile del Transit Umpadi, dove Danilo viene a prendere i pellegrini della Francigena con la sua barca, ed è un posto trafficatissimo, abbiamo scoperto, quando Danilo non lo usa. Vedirà il sole, per cui ripresa barchetta che si allontana. Noi là abbiamo tirato fuori il kayak e questo è il pontile. Non è adatto proprio al nostro kayak, anche perché non potremmo tirarlo fuori qui. Siamo al comune di Senna Lodigiana, che è Corte Sant'Andrea. Boh, non si vede nulla. No, non si vede nulla. No, lasciamo la tenda, adesso tocca smontare tutto. Prima la smontiamo, poi smontiamo. Si è già fatta colazione, Giulia ha lavato i denti con queste pasticchette, adesso lo faccio anch'io. Qui il kayak, sono ancora i pescatori, però sono andati i cambi perché sono cambiate le macchine. Hai dormito? Poco. Anch'io. E la spizzica i bocconi, continuiamo a passare macchine, non lo so. Abbiamo preso tutto. Eccoci qua che lasciamo Corte Sant'Andrea, salutiamo i pescatori di Transit Umpadi. I pellegrini non ce n'erano ieri sera, per cui immagino che non incontreremo Danilo. Peccato, vediamo se riusciamo a stanarlo a casa sua, che fra 4 km c'è soprarrivo. Primo chilometro quasi terminato da Giulia. Notte in tenda. Allora, intanto pensavamo che fosse un posto più tranquillo, invece è ambitissimo dei pescatori notturni, per cui andare andi e rivieni di macchine, perché poi appena uno finiva arrivava altre macchine, scaricava materiale. Poi è saltato il vento, per cui c'era un bel rumore di stormie di foglie, però poi si sono messi a sbattere anche i pali della tenda e adesso non abbiamo dormito tantissimo, siamo a intermittenza, per cui abbiamo fatto bene ieri a fare 46 km, oggi ne facciamo solo 24. E niente, andiamo verso il guado di San Colombano.
dove c'è anche il Capona Sigerico, dove c'è Danilo che traghetta, va e viene per traghettare i pellegrini sulla Francigena. Ieri a quanto pare non c'erano pellegrini, per cui oggi Danilo starà a letto a dormire, immagino. Non so se vedete la bandiera che sventola, sotto c'è un cartello, non riusciamo a distinguere bene cosa ci sia sopra. Pensiamo che quello lì sia il guado di San Colombano, cioè dove Danilo poi va e viene con la barchetta per portare i pellegrini. Però barchette io qua ormeggiate non ne vedo, non vedo neanche i puntilini né nulla. Boh. Camminiamo in mezzo al Po? Ma sì, dai, tu che dici? In questo momento non vede pericoli quando l'acqua è bassa e deve scendere per trascinare il kayak, e da lì a trovarsi con l'acqua fino alla vita è un attimo, perché la sabbia del fondo non è solida e sono sprofondato fino al ginocchio. Ho fatto un po' di fatica a risalire sul kayak, però ce l'abbiamo fatta, dai. Basta non perdere la calma. Spiaggetta con ombra, però noi tra 1 chilometro dovrebbe esserci il centro nautico di Somaglia con bar che si spera sia aperto. Vediamo, perché noi colazione abbiamo messo solo biscottini e basta. È chiuso, per cui ci tocca andare fino a Piacenza. No, pausa, riprendiamo verso Piacenza. C'è tanto vento che dà un po' fastidio, vediamo se adesso magari poi là in fondo ci dobbiamo curvare verso Piacenza, per cui prenderemo il vento in un'altra direzione, vediamo come andrà. Davanti a noi 4-5 pennuti, penso che siano aironi, va bene, o dei gabbiani molto grossi, o dei gabbiani molto grossi, no, non lo so. Sono sbagliata, sono cigni, sono 4 cigni, che belli, maestosi, non temono nulla, eccoli lì, belli carini. Tanto Piacenza, certo non è la parte migliore di Piacenza, quella che ci accoglie, però ci va bene ugualmente. Mamma mia, qui adesso a momenti dobbiamo avvistare la foce del Trebbia. Qua sulla nostra destra. Questa qui è la foce del fiume Trebbia che va a gettarsi nel Po. Non sbaglio è quello che passa per Bobbio, il cammino degli Abati e anche su quello di San Colombano. Siamo arrivati, invece che andare al pontile della Canottieri abbiamo tirato fuori qua, un po' di fatica ma ce l'abbiamo fatta, almeno nessuno ci rincorre per sgonfiarlo e tutto. Anzi, dobbiamo prendere un treno, presto!